Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la stesa. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo l'albero, qualcosa è in fase di sviluppo, in via di crescita ed evoluzione. Probabilmente trovarci subito con questa carta vuol dire che siamo pronti ad analizzare, a sistemare qualcosa, prenderci cura di alcuni dettagli, recuperare alcune cose che sono state, diciamo, trascurate, quindi una fase di ulteriore definizione proprio per questo sviluppo, questa crescita. Porta anche una bella energia l'albero, quindi vuol dire che siamo pronti, preparati per questa fase importante. Ovviamente può riguardare soprattutto la sfera sentimentale o strettamente personale, a livello interiore, anche per come stiamo effettivamente portando avanti certe cose, che appunto poi possono riflettersi nelle questioni più pratiche. Soprattutto poi una cosa principale è che per voi si sta presentando un momento fatidico riguardo a scelte, decisioni, forse ce n'è una in particolare che dovete prendere in questa settimana, oppure ci state riflettendo su possibili alternative, su sciogliere dei dubbi, delle incertezze, magari una situazione abbastanza complessa che merita particolare riguardo e cura. Poi troviamo infine la carta dell'uomo, del gentiluomo, che può fare riferimento a una vostra energia, e cioè che avete bisogno di essere assertivi, dinamici, precisi, logici, ehm, pensare e fare, cioè agire immediatamente senza perdersi in disquisizioni, rimuginare, pensare, ripensare, no, c'è bisogno subito di fare una scelta e agire e portarla avanti, basta. Oppure magari potrebbe essere determinante una persona che vi è accanto o intorno a voi, può riguardare le questioni più materiali, pratiche, di aiuto e sostegno. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, e quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'amore. Ambito amore, coppia single principalmente, alcune cose però possono riferirsi anche alle amicizie, alla famiglia, quindi alle persone più importanti per voi. Quindi consiglio sempre di ascoltare, magari c'è quell'interpretazione, quel messaggio che risuona particolarmente in voi. Abbiamo la rosa di Natale, questa ci porta una sorpresa, quindi un qualcosa che può riferirsi a una proposta, a un messaggio, a un chiarimento, magari dopo una fase un po' concitata, e ha a che fare proprio con il dialogo costruttivo, positivo. Infatti abbiamo anche Glicine
che indica particolare connessione, e infine troviamo il croco che ci parla di condivisione, nel senso di un progetto, un'idea, un qualcosa che può riferirsi a voi come coppia, quindi come prosecuzione, come continuazione della relazione stessa, può riferirsi a un progetto che o un'idea che volete realizzare insieme, a maggior ragione se lavorate proprio insieme nello stesso ambito, ci si può sostenere a vicenda, e magari anche di aiuto e sostegno. Abbiamo visto che ci sono delle situazioni che sono in fase di evoluzione e di crescita. Crescita che riguardo quest'ambito vuol dire proprio sia miglioramento delle situazioni più difficili e complesse, sia anche una marcia in più, un qualcosa in più che può risvegliare la passione, il sentimento, ma soprattutto si vede proprio un qualcosa di maggiore connessione e condivisione. Questo può riguardare ovviamente le relazioni più importanti, come ho già detto, di amicizia e famiglia, ma anche per i single in realtà si può vedere come una, chiamiamola, sorpresa, una o nuova situazione, quindi può riferirsi a qualcuno che si palesa di totalmente nuovo, una nuova conoscenza, oppure può riferirsi al riavvicinamento a una persona che in qualche modo si era distaccata o per vari motivi non ci si sentiva più, e allora magari c'è l'opportunità di chiarirsi, di risentirsi o anche di rivedersi. E adesso procediamo con l'ambito, quello più materiale, quello più pratico del lavoro e delle finanze. Allora, troviamo a capire anche questo ambito la carta Belvedere, un po' "neutra" tra virgolette, perché sì, può essere positiva, perché ci sta dicendo che magari alcune attività, alcune idee che abbiamo messo in moto, che quindi abbiamo intrapreso, sono favorevoli, stanno procedendo bene, seppur lentamente, allora bisogna continuare a procedere in questo modo, perché è vero, può esserci un po' di insoddisfazione, però dobbiamo aver pazienza e soprattutto costanza. Altrimenti, se magari c'è un po' di insoddisfazione e nel vostro intuito comunque risuona un qualcosa di fare qualche cambiamento, questo potrebbe essere il momento giusto di dare una svolta, di capire effettivamente che cosa c'è che non va, e quindi mettere in moto le vostre, diciamo, idee, soprattutto se magari già le avevate da un po' di tempo. Allora questo è proprio quel momento giusto e favorevole a voi, vuol dire che quando si può piantare quel semino, quando si può iniziare qualcosa, è vero che poi abbiamo bisogno di tempo di realizzarla, oppure abbiamo bisogno di fare una serie di azioni, di attuare dei certi meccanismi che poi insomma ci aiuteranno a risolvere delle problematiche. Qui si vedono più che altro delle insoddisfazioni, non sono sempre negative, perché magari vogliamo ottenere tutto subito e non c'è questa possibilità. Ecco perché questa ci sta dicendo: osserviamo, guardiamo, ascoltiamo dei messaggi, dei segnali intorno a noi, accogliamo delle notizie, delle informazioni, può essere un invito, può essere un qualcosa che stiamo aspettando. Quindi soprattutto prima di agire cerchiamo di avere tutto sotto controllo, di osservare, valutare tutto nei minimi dettagli. Questo vale per chi ha il lavoro, a maggior ragione per chi è in cerca, perché magari questi nuovi sviluppi, questi cambiamenti possono essere all'orizzonte, al momento non ancora attuarsi, purtroppo per varie motivazioni che magari non dipendono da voi, ma da quello che state aspettando, da possibili risposte, eccetera. E allora quindi bisogna avere solo un attimino di pazienza. E invece se sentite che le cose non si muovono già da un bel po' di tempo, allora qui urge quella scelta e quella determinazione e coraggio di muoversi
muoversi immediatamente a fare dei cambiamenti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!